Oggi parleremo di decontaminazione, cioè l'utilizzo di quei prodotti che servono per il lavaggio dei nostri cani di ricerca e soccorso dopo che vengono esposti ad una contaminazione. Questi saponi non sono saponi comuni come può essere il sapone per piatti, che ha un suo utilizzo specifico, ad esempio per il lavaggio dei piatti, non può essere certo utilizzato per il lavaggio di un cane in quanto non è il suo uso specifico, ma neanche in una situazione di emergenza. Tutte le situazioni di emergenza devono essere pianificate per tempo, quindi dobbiamo studiare per tempo determinati prodotti che possono essere utilizzati certamente per uso veterinario, ancora meglio, devono essere certificati per uso veterinario. Questa cosa è fondamentale appunto per la tutela del nostro cane, in quanto tanti prodotti possono avere delle reazioni allergiche sui nostri animali, in quanto tanti animali potrebbero avere una reazione allergica all'esposizione appunto non solo dell'agente aggressivo, chimico, biologico, radiologico che sia, ma ci può essere il rischio aggiuntivo di una reazione allergica dovuta appunto all'utilizzo di questi prodotti decontaminanti, di questi saponi particolari e specifici. Quindi bisognerebbe saperlo prima se il nostro cane può essere esposto o meno a quel tipo di lavaggio, a quel tipo di contaminazione, e sapere prima o meno se abbia o meno determinate reazioni allergiche, cosa molto importante. Quindi il decontaminante che dobbiamo andare a trovare deve avere anche un'ulteriore caratteristica, quella di essere efficace sul suo pelo. Pensate quanto può essere difficile in una situazione di emergenza lavare il pelo del nostro animale. Già in una situazione normale è difficile lavare in maniera efficace e approfondita il pelo del nostro animale. In una situazione di emergenza, con panico, con tante persone presenti, con tanta confusione, il nostro cane che può essere agitato, stanco o impaurito è ancora più difficile. Quindi servono, oltre a strutture necessarie per il contenimento, anche saponi che possono essere efficaci e andare a fondo sul nostro pelo del nostro cane per lavarlo. Dobbiamo sapere soprattutto se il prodotto decontaminante che stiamo utilizzando su quel tipo particolare di pelo, su quel volume di pelo, è efficace. Dovremmo avere degli studi che ci dicono sopra una certa lunghezza quel prodotto decontaminante non è più utilizzabile oppure bisogna aumentare i tempi di decontaminazione. Tenete presente che non solo il tempo di lavaggio è importante, ma anche il tempo di risciacquo, in quanto tanti prodotti decontaminanti inglobano le sostanze tossiche che stanno tentando di rimuovere e rimangono depositate proprio all'interno del pelo degli animali e vengono trattenute dal pelo, cioè il prodotto decontaminante che stiamo andando a utilizzare ha catturato la sostanza che dobbiamo rimuovere, ma dobbiamo essere certi anche in quanto tempo riusciamo poi a allontanare il prodotto decontaminante che ha catturato quella sostanza con un lavaggio. Se il nostro pelo del cane è eccessivamente lungo per quell'impiego, se dobbiamo effettuare delle procedure di tosatura per essere idonei con quel tipo specifico di prodotto decontaminante, se quel prodotto decontaminante viene ingerito, se poi il nostro animale si lecca il pelo, nel cane è già un po' più difficile, ma immaginate ad esempio nel lavaggio di emergenza di altri animali come ad esempio i gatti che si leccano molto il loro pelo. Se laviamo in emergenza tutti quegli animali di affezione che abbiamo tirato fuori da una zona contaminata in una situazione di emergenza, se poi quel contaminante, quel decontaminante che è stato utilizzato può essere nocivo o meno per il nostro animale. Anche l'utilizzo del decontaminante che serve a valutare in una situazione di emergenza per la sicurezza sul lavoro sia dell'operatore, perché poi il decontaminante che non è stato rimosso con il lavaggio finisce sull'operatore, finisce nelle strutture in cui il cane viene ospitato successivamente al lavaggio di emergenza per asciugarlo, sia influirà sulla medicina veterinaria del cane in quanto creerà dei problemi successivi qualora non sia stato rimosso totalmente o ne rimangono delle tracce che possono essere tossiche o allergizzanti. Il progetto è molto complicato, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto e l'aiuto di tutti gli esperti che conoscete. Diffondete questo progetto, scaricatevi il PDF che troverete sotto in descrizione, fatelo girare a tutti i vostri amici, veterinari, conoscenti, personale che lavora in determinati reparti o in determinate strutture che abbia competenze specifiche, chimici, biologici, che abbiano un'idea di come approfondire determinati aspetti di questo progetto. Mi raccomando, scaricatevi il PDF, diffondetelo e contattateci, dateci tutte quante le vostre idee, collaboriamo insieme per creare un progetto veramente innovativo ed unico, in quanto è il primo in Italia che stiamo realizzando su questo scopo ed è fondamentale perché andremo a tutelare proprio la salute e sicurezza dell'operatore cinofilo e del nostro cane da ricerca e soccorso. Mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale, grazie!